Ragazzi, oggi un video un po' diverso dal solito, sono Alessandra Neri per la prima volta qui assieme proprio ad Alessandro e con noi la nuova BMW iX3, un SUV elettrico, uno tra i più interessanti della gamma BMW. Alessandro, cosa ne pensi? Questa è una vettura molto particolare, ne parlerai tu, la proverai su strada, io in pista, ma vi racconterò perché questa vettura è da provare se non da acquistare. Questa è la terza, forse quarta tecnologia di vetture elettriche che debutta con BMW con un'autonomia WLTP di oltre 800 km e questo appunto su poco più di 4,75 m. Abbiamo una batteria enorme, 108 kWh netti e tanta tecnologia, ne parleremo, che vi consente di allungare veramente l'autonomia, che è il punto più debole di tutte le elettriche. Ma non solo, debutta su questa vettura l'Art of Joy, il sistema che connette tutta l'elettronica del veicolo, dalla stabilità al motore, alle batterie, all'impianto frenante, per portare una dimensione di guida, di divertimento alla guida, non certo conosciuta sulle vetture precedenti, né elettriche né tantomeno termiche. Questo sistema, oltretutto, ne parlerò, è 10 volte più veloce del precedente sistema di calcolo. E infine, l'aspetto forse più evidente, il linguaggio visivo. Su questa vettura debutta il nuovo design delle nuove BMW che arriveranno nel futuro. Questo design ha radici profonde nel passato, nella Neue Klasse degli anni 70, ma è proiettato al futuro in un modo quasi unico. E le linee davvero sono l'elemento più innovativo insieme alla tecnologia di questa nuova vettura. Ma a te la parola, Alessandra. Sì, esatto, perché non solo ovviamente il design, ma la domanda che si fanno tutti fondamentalmente quando si parla di auto elettriche è: ma quanto consumano davvero? Quindi prove sia su pista, quindi un pochino più frizzanti con le prestazioni, ma anche per la guida di tutti i giorni, per vedere in realtà quali sono i consumi effettivi per la vita vera di tutti i giorni. Corretto. Siamo qua nell'area Donuts, Alessandra, dove proviamo a fare un donuts. Il sistema Art of Joy coordina una serie di funzioni. L'elettronica, per quanto andiamo in DSC off, non le toglie tutte, cioè dalla protezione della batteria, degli inverter e del motore stesso, al torque vectoring, che è fatto con i motori, non ha un differenziale autobloccante, e con il sistema frenante, al trasferimento della coppia tra gli assi anteriori e posteriori. Tutte queste informazioni, insieme anche alla frenata rigenerativa, vengono elaborate da questo sistema Art of Joy, che è un'intelligenza artificiale velocissima, 10 volte più veloci delle altre vetture. E vediamo come ci fa driftare questa nuova X3. Sì, perché il sistema è assolutamente intelligente e permette veramente di capire che voglio fare di drift. E il torque vectoring mi fa guidare la vettura. Proviamo a fare un 360 adesso, come esattamente proprio vorrei. Non è normale nelle elettriche, perché normalmente questo sulle elettriche con torque vectoring tradizionale non avviene. Il sistema è molto invasivo, oppure quando capisce che comincia a esagerare ti lascia andare un po' e poi ti molla. Questo al contrario comprende che tu vuoi forzare e ti fa forzare sempre di più. BMW X3 M50 e proviamola questa novità di BMW. Allora, pneumatici, sono pneumatici ottimi ma non da performance. Questo sarà subito un limite, d'altronde se vogliamo fare più di 700 km di autonomia veri con un'auto elettrica, qualche compromesso dobbiamo sceglierlo. Motori eccezionali, d'altronde i cavalli 469 ci sono e anche la coppia. Inserimento molto buono. Stupendo, direi, anche se la vettura rimane un po' alta, perché qui debutta l'Art of Joy. Che cos'è? Un super computer di controllo, una super centralina che regola tutti i sistemi di macchina di bordo, dal torque vectoring al controllo elettronico di stabilità di trazione alla frenata rigenerativa. Cerco di essere il più veloce e fluido possibile per integrare tutti i sistemi, aiutarvi nella guida anche se ho messo DSC off, quindi ho staccato il controllo di trazione, ma il sistema è sempre lì latente, 10 volte più veloce dei sistemi precedenti. Riduce di molto, lo vedete, il sottosterzo. La vettura entra in curva e il sottosterzo è minimo, il problema è solo il grip del pneumatico che ho citato. Accelero a metà curva ma mi aiuta a uscire. I sistemi sono sempre un po' attivi e cerca di essere il più veloce possibile in uscita senza scomporre troppo la vettura, e in effetti è sui binari.
facilissima da guidare, oltretutto guardate anche il posteriore non si scompone mai. Lei è il miglior pilota che potrete mai essere, almeno questo vale nel 99% degli utenti di questa vettura. Quindi sì, è un po' invasiva, ma non per frenarvi, per farvi correre, e la vettura si dimostra effettivamente veloce. Certo, non posso fare gran numeri se non su superfici viscide, però si va forte, devo dire, e si va forte in piena sicurezza. Peccato solo per gli pneumatici, sentite dal rumore, il grip non è elevatissimo. Questo sistema convince, specie per una macchina da tutti i giorni. Eventualmente su M più spinte sicuramente il sistema verrà integrato con meccanismi più fun di quello che è previsto in questa vettura, almeno su asciutto, perché su superfici umide vedremo sarà differente. A me è convinto e vediamo il tempo. Ultimo punto, 1.09 i G laterali, pazzeschi. Se andate a vedere sul sistema, la dashboard, il valore più alto è 1.09, non male per un SUV con questi pneumatici. Prima di guidarla vorrei soffermarmi su qualche dettaglio tecnico, come ad esempio la densità energetica a livello di cella, che è aumentata del 20% rispetto al modello precedente, rendendola così più veloce del 30% durante la ricarica. La batteria ad alta tensione ha una capacità energetica utilizzabile di 108 kWh, ha un'autonomia di 800 km e inoltre la iX3 supporta fino a 400 kW di ricarica. E infine ha un miglior recupero grazie appunto al motore e agli inverter che sono più efficienti. Ok ragazzi, ci siamo, è arrivato il momento che stavamo aspettando tutti, sono al volante della BMW iX3 e qual è il momento? Quello della prova su strada, per verificare i reali consumi. Per essere un SUV delle sue dimensioni, la casa dichiara fino a 805 km di autonomia, è davvero tantissimo, poi ovviamente tutto dipende da dove la si guida, ma soprattutto come, quanto si spinge sull'acceleratore, che tipo di strada si fa, in centro, in superstrada, in autostrada ad alte velocità, quindi tutto ovviamente è condizionato dal nostro stile di guida e di vita. E in contesti come questi, in città dove ci sono tantissimi stop and go, rotonde, semafori, passaggi pedonali, è dove lei dà il meglio di sé, grazie al suo sistema di ricarica. Sono appena entrata nella ZTL, sì perché ovviamente l'elettrico fa anche questo, quindi non solo è adatta per un contesto cittadino dove ci sono tantissimi stop e ripartenze, ma ovviamente proprio andare nel cuore della città senza alcun tipo di problema. Resta di fatto comunque un SUV, quindi di medie dimensioni e quindi non solo ovviamente per la guida in città, ma anche in strade più scorrevoli come ad esempio una statale. E ovviamente lei, le sue caratteristiche sono che è fluida, ovviamente silenziosa, super confortevole, con una grande comunque autonomia. Ad esempio proprio adesso 92% di autonomia e 580 km. Caratteristiche ovviamente dell'elettrico: ha un'accelerazione subito pronta, la coppia prontissima, bella fluida comunque, non assolutamente scattosa. E poi che dire, i materiali, migliorata sotto tutti i punti di vista, materiali, design. Il volante è un pezzo davvero unico, ha lo spazio dedicato per i pollici, quindi ha anche quel sapore un pochino sportivo con una classe ovviamente unica. Per avere un quadro ancora più completo ovviamente non poteva mancare l'autostrada. Che dire, ovviamente è super silenziosa perché il motore, si sa, non ha sound, ma allo stesso tempo è super precisa sull'anteriore, è molto stabile, quindi comfort all'ennesima potenza anche per i viaggi più lunghi, non solo ovviamente per la guida di tutti i giorni in città, quindi a tutto tondo si riesce perfettamente ad utilizzare nella vita quotidiana.
L'aspetto più positivo è che non vi obblighiamo all'elettrico neanche con la nuovissima X3. E sì, perché non dimenticate, BMW ha in gamma da pochissimo, da circa un anno, la nuovissima BMW X3 con tutte le motorizzazioni possibili, sia il top di gamma, l'X3 M50, sia le motorizzazioni mild hybrid diesel e benzina, sia le plug-in benzina. Power of choice, potete scegliere quello che volete. Io però resto convintissima sull'elettrico. Ho avuto la possibilità di provarla in diverse situazioni, dal centro storico alle strade più scorrevoli e perfino in autostrada, quindi che cosa ne penso? Credo che sia un ottimo compromesso soprattutto per chi la utilizza tutti i giorni, perché ha abbastanza carico, è davvero confortevole, ma allo stesso tempo è fluida e ti dà davvero un bel feeling proprio fin da subito, e quindi per chi magari non la usa proprio tutti i giorni in autostrada, ma ogni tanto vuole permettersi anche quello, è la giusta scelta. Elettrica o termica? Commentate qui sotto.